Ciao a tutti, oggi in questo video proverò a mostrarvi cosa succede quando si unisce una bottiglia di plastica ad una pianta ed in questo caso una di limone. Considerate che però questo è un esperimento che potrà essere rifatto praticamente su tutti i tipi di alberi, che siano da frutto o meno, cespugli e alberelli. Io vi consiglio di seguire il video perché è davvero molto carino e l'esperimento è molto facile, provate a rifarlo perché alla fine riuscirete ad ottenere delle piantine proprio come queste, che inizieranno a produrre subito fiori e frutti ottimi. Trovata la pianta, la prima cosa che occorrerà fare sarà quella di eseguire una cernita dei rametti e scegliere tra quelli a disposizione quello più adatto al fine di ottenere, una volta sottoposto al trattamento, una margotta. Essenzialmente dovrà avere due caratteristiche, ovvero che abbia un'età compresa tra 1 massimo 2 anni e che il raggio del rametto che comunque si andrà a trattare sia minimo 4 mm, massimo 1,5 cm. Procurarsi una bottiglia di plastica che sia almeno di 1,5 litri, ma fosse di 2 ancora meglio, e con delle forbicine semplicemente andare a tagliare partendo dalla parte del colletto, andare su di circa 15 cm e sezionare, dividerla letteralmente. Alla fine del taglio questo è ciò che dovrete ottenere, però prima di essere utilizzata dovrà essere ulteriormente preparata. Dovranno essere praticati 2 tagli nella parte del colletto della bottiglia. Io vi consiglio di farlo con delle cesoie perché questa è plastica davvero molto dura e fare in questo modo. Semplicemente primo taglio e secondo taglio. Una volta fatti questi tagli, con la forbice soltanto in uno dei 2 lati continuate il taglio in questa maniera. E alla fine dovrete ottenere un contenitore esattamente come questo, ovvero un qualcosa che senza toccarlo rimanga chiuso, ma andando ad agire delle leggere trazioni nei punti di taglio si possa aprire in questa maniera e che poi lasciando si richiuda senza problemi. Scelto il ramo e preparata l'attrezzatura, la prima operazione che dovremo compiere sarà quella di praticare 2 tagli sul ramo a distanza di circa 3 cm l'uno dall'altro ed eliminare la corteccia che c'è tra di loro. Così facendo si interromperà il passaggio di linfa tra la parte inferiore, quella donatrice, e la parte superiore, quella che poi diventerà la piantina vera e propria. Partendo dall'inizio del ramo, quindi dove nasce quello di 2 anni, andare su di circa 3 cm e col coltello tagliare la parte morbida. È davvero un'operazione molto semplice e veloce. Poi, una volta eseguito il primo taglio, andare su di circa 3 cm e ripetere la stessa operazione. Quindi tutto intorno, andare e incidere. Mi raccomando, non incidete la parte dura, ma solo quella morbida. Eseguiti i 2 tagli, semplicemente andarne a fare un terzo in questa maniera, in modo da unirli. Una volta fatto, semplicemente togliere la corteccia. Verrà via davvero molto facilmente. Ecco qua. Tolta la corteccia, la parte viva che si è ottenuta dovrà essere letteralmente riempita di ormoni radicanti. Se non li avete, al posto di comprarli, dato che comunque costano, sarà sufficiente prendere dell'aspirina, non quella effervescente ma quella in compresse, schiacciarla ed ottenere una polverina come questa. Prendere semplicemente poi un pennello e riempire tutta la parte viva con la polverina. Abbondate, perché sarà proprio la polverina a far sì che l'esito poi sia positivo. Prendere un pezzettino di spugna, avvolgere il rametto in questa maniera, dopodiché prendere la bottiglia, andare semplicemente in questa maniera a chiudere il tutto in modo che faccia da vero e proprio vaso per la piantina nuova, prendere il fil di ferro e semplicemente stringere tutto intorno, così, alla base. Chiusa la parte inferiore, occorrerà chiudere anche la parte superiore perché la bottiglia ancora tende ad aprirsi, quindi semplicemente prendere un po' di scotch e con questo andare a chiudere in questa maniera. Prendere i 2 lembi, unirli e semplicemente mettere lo scotch e chiudere. E di questo modo il contenitore sarà perfetto per essere riempito. Una volta fissata la bottiglia non resterà altro che prendere un po' di terra ed andare semplicemente ad inserire all'interno di questa il tutto, in modo che poi sia completamente pieno di terra. Una cosa davvero molto importante è il fatto di comprimere la terra mentre si inserisce all'interno della bottiglia, in modo che poi sia il più compatta possibile intorno al rametto.
riempite la bottiglia, prendere un vaporizzatore e bagnare il tutto molto abbondantemente. Fate in modo che il terreno sia ben zuppo, dovrà essere sempre bagnato sino a che non spunteranno le radici e a quel punto poi bisognerà bagnare solo quando il terreno tenderà ad asciugarsi. Trascorsi più o meno 4 mesi, riprendendo il tutto, si potrà verificare che all'interno del terreno un apparato radicale si è sviluppato e lo ha fatto anche in maniera assolutamente eccellente. Lo si vede perché le radici premono contro le pareti della bottiglia ed è proprio per questo motivo che consiglio di utilizzare una bottiglia trasparente, perché vi permetterà di verificare l'andamento dello sviluppo. Quindi arrivati a questo punto non resterà altro che staccare la margotta aerea dalla pianta madre. Procuratevi una cesoia o comunque delle forbici ben affilate e sterilizzatele. Dopodiché andate alla base dove c'è il colletto della bottiglia e con un taglio netto separarle. Così. Una volta separata, questa è la piantina che si è ottenuta. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio come appaiano le radici all'interno del pane radicale. Sono davvero tantissime, direi che il risultato è stato assolutamente un successo. E considerate che quelle che vediamo sono soltanto quelle perimetrali, all'interno del pane radicale sicuramente ce ne sono tantissime altre. L'operazione successiva sarà quella di liberare il pane radicale dalla plastica, semplicemente togliendo il fil di ferro che andava a bloccare il tutto. È un'operazione davvero molto semplice, fate attenzione però a non rovinare e a non fare rompere il pane radicale durante questa operazione. Togliere lo scotch e semplicemente aprire in questa maniera e tirare via il tutto. Ecco qua. Eliminare anche la spugna alla base. Fare molta attenzione perché qui potrebbero esserci attaccate delle radici, quindi rischiereste di rompere il tutto. Ecco qua. E questo è il risultato. Tolto il pezzo di bottiglia e la spugna, si può notare che l'apparato radicale è davvero ben sviluppato, quasi certamente questo riuscirà a sostenere la crescita e lo sviluppo della piantina. Non resta altro che prendere un vaso che abbia un diametro di circa 20 cm ed andare ad inserire il tutto all'interno, riempirlo per circa metà di terreno adatto agli agrumi e fare in questa maniera. Semplicemente posizionarlo all'interno, facendo attenzione a non rompere le radici e andare ad inserire altra terra in modo da coprire tutto ciò che è il pane radicale che era all'interno della bottiglia. Ed una volta terminato, bagnare il tutto molto abbondantemente, sia l'apparato fogliale che il pane radicale. Terminato di bagnare, trattare questa esattamente come una qualsiasi altra pianta di limone. Considerate che questa, essendo una talea, quindi un vero e proprio clone della pianta madre, non avrà bisogno assolutamente di innesto, proprio perché inizierà a produrre sia i fiori che i frutti ottimi sin dall'inizio. E con questo il video si conclude, spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di carino. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un commento, mettete un mi piace ma soprattutto iscrivetevi al canale e già che ci siete dategli anche un'occhiata. Detto questo vi saluto e vi aspetto al prossimo video.